Cos'è il linguaggio non verbale? Oggi parleremo di un argomento che ci sta tanto a cuore e che non solo è la base del nostro lavoro di comici, ma ha una grande importanza nella vita di tutti noi. Perché se anche tu sei un attore o un comico come noi, non ne puoi fare a meno. Se invece non lo sei, studiare questo argomento potrebbe aiutarti a farti capire meglio come ti vedono gli altri o come vedi tu gli altri quando ti relazioni in famiglia, al lavoro o in qualsiasi luogo ti trovi. Sì, davvero, il linguaggio non verbale definisce le situazioni interpersonali. Ma cos'è il linguaggio non verbale? Beh, se lo vuoi sapere, allora tuffati nel mio mondo. Ciao, io sono Dandy Danno e insieme a Diva G siamo due comici visuali. In questo canale parliamo della comicità e affrontiamo e viviamo tutto il mondo che circonda la risata. Prima di cominciare ti voglio far sapere che se ti interessa approfondire l'argomento e avvicinarti alle tecniche comiche, visita il nostro sito dove troverai i nostri webinar. Il linguaggio non verbale è il mezzo di comunicazione più efficace per trasmettere un messaggio, per rafforzare un discorso. Si può trasmettere un messaggio chiaro anche senza dire una parola, usando solo la comunicazione non verbale. Quindi il linguaggio non verbale è una sorta di codice attraverso il quale si trasmette il messaggio. In campo artistico, teatrale o cinematografico lo si studia tutta la vita, tanto che si passano ore e ore per fare in modo che il linguaggio del corpo sia coerente con quello che l'attore dice o pensa di fare. Infatti, quando non c'è corrispondenza tra quello che si dice tra la parola e il corpo, si crea un fraintendimento o poca chiarezza. Ma che c'entra il linguaggio non verbale con il clown? C'entra e come? Il più delle volte un clown non parla, al massimo emette qualche suono a rafforzare la sua intenzione. Noi non siamo niente senza il nostro corpo, perché è attraverso ogni gesto e ogni movimento che raccontiamo la nostra storia. E grazie al fatto che parliamo poco, tutti ci possono comprendere, adulti e bambini, italiani e non. Insomma, abbattiamo molte barriere sia linguistiche che interpretative. Tutti i messaggi e tutta la storia da raccontare è sostenuta dai gesti, movimenti e sguardi, e sono proprio questi gli elementi identificativi del linguaggio non verbale: il gesto, il movimento e lo sguardo, a cui dobbiamo sommare le espressioni facciali, la postura, la distanza interpersonale, la prosemica. Quanti tipi di linguaggio ci sono? Beh, esistono 3 tipi di linguaggi: il linguaggio verbale, che riguarda la parola e la voce, il linguaggio non verbale, che riguarda tutto ciò che abbiamo elencato prima, i gesti, la postura, eccetera, e il linguaggio paraverbale, che riguarda il tono, il volume, il ritmo, le pause, eccetera. È stato confermato che il linguaggio non verbale incide sulla comunicazione molto più di qualsiasi altro aspetto. La sua importanza è fondamentale quando dobbiamo parlare in pubblico, quando dobbiamo recitare, quando siamo interrogati o affrontiamo un colloquio di lavoro. Lo psicologo Albert Mehrabian negli anni 70 condusse uno studio sulla comunicazione dei sentimenti e appurò che tra i 3 più importanti componenti della comunicazione, e cioè corpo, voce e parola, il mezzo più potente a livello comunicativo era il corpo. Il suo studio affermò che il messaggio veniva dedotto per il 55% dal linguaggio del corpo, gesti, mimica, per il 38% dal linguaggio paraverbale, tono, ritmo, per il 7% dalla parola, dal contenuto verbale. Con questo non si può negare l'importanza della parola, ma testimonia l'importanza del linguaggio del corpo e conferma come il corpo non menta. Quindi, per essere credibili in scena, e qui entriamo nel vivo della tecnica, bisogna che ci sia corrispondenza tra quello che diciamo e come lo diciamo. Ma come usiamo il nostro corpo? La vera domanda forse è: usiamo il nostro corpo per comunicare in modo consapevole? Il più delle volte no. Per esempio, lo sapevi che anche la sola posizione delle mani e delle braccia definisce una determinata sensazione, emozione o stato d'animo? Le braccia aperte stanno a indicare che siamo aperti, pronti al confronto. Le braccia incrociate, il suo contrario, che siamo sulla difensiva, attendiamo una spiegazione.
Torcersi le dita o toccare i capelli potrebbe comunicare insicurezza e non essere completamente a proprio agio. Dondolare o ripetere un gesto frequentemente segnalano nervosismo. Potremmo continuare all'infinito con gli esempi. Il teatro si fa con il corpo, che rimane il mezzo più espressivo per eccellenza. Per questo motivo che non si può fare teatro né in maniera amatoriale, tantomeno professionale, senza mettere generosamente a disposizione questo strumento. Studiare e saper usare il linguaggio del corpo, scoprire le nostre potenzialità, ci giova nella vita professionale, ma anche nella quotidianità. Con questo vogliamo dire che a livello lavorativo e interpersonale si può essere se stessi, autentici, usando anche piccole tecniche. Lasciarsi trasportare completamente dall'onda delle proprie emozioni in modo inconsapevole non aiuta nella comunicazione e tantomeno aiuta l'attore in scena, che rischia di non trasmettere la giusta intenzione. Il massimo sarebbe riuscire ad usare il linguaggio del corpo finalizzato alle tue personali esigenze. Dunque, conoscere il linguaggio non verbale e la capacità di usare le emozioni coerenti con la gestualità è fondamentale. Ti rende consapevolmente più diretto e più comprensibile, ma soprattutto ti farai conoscere anche per le emozioni che provi. Non è fantastico questo? Spero che il video ti sia piaciuto e se è così, condividi e lascia un tuo pensiero. Sei d'accordo con noi? Ciao, a presto!